Ciao amici! Vi do il benvenuto in una mia nuova avventura di viaggio. In questo video vi porterò alla scoperta di Dublino, capitale dell'Irlanda, e insieme faremo una incredibile gita sulla costa occidentale dell'isola, alla scoperta delle scogliere di Moher. Non è la prima volta per me in Irlanda, ci sono già stato nel lontano 2007, ma complice una compagnia di viaggio non proprio azzeccata e una serie di inenarrabili errori di gioventù, non sono riuscito a cogliere appieno il clima e lo spirito irlandese. E proprio il clima è una delle ragioni che mi hanno spinto a scegliere di tornare di nuovo a Dublino. Ma soprattutto c'è un clima fantastico. Capitale della Repubblica d'Irlanda e cuore di un paese che si sta ridefinendo come moderna nazione europea, Dublino sta diventando una città sempre più cosmopolita, che nonostante questo continua a convivere con una forte e radicata tradizione. Il nostro giro di Dublino comincia da Christ Church, una delle due cattedrali della città. Vi chiederete perché Dublino ha due cattedrali? La risposta è facile: una, questa è la più antica, l'altra, St. Patrick, è la più recente. Una dovevano distruggerla e l'altra dovevano mantenerla. È finito che sono rimaste entrambe. Oh, non ti spaventare, ma quello che stai vedendo è il cuore di San Lorenzo in persona. Dunque, questa chiesa ha avuto alterne vicende. È stata costruita per la prima volta in legno nel 1038, ricostruita in pietra nel 1172, ma negli anni 60 del 500 il crollo di un muro la fece cadere in abbandono. Bisognerà aspettare il 1838 perché la chiesa ritorni al suo vecchio splendore con tutti i suoi arredi. È comunque meravigliosa, no? Usciti dalla visita alla Christ Church, ci fiondiamo per le strade di Dublino a fare quello che tutti i turisti fanno quando si fa l'orario di cena, ovvero sciamare per Temple Bar, il quartiere della vita notturna dublinese, in cerca di un meraviglioso panino accompagnato da succulente patate fritte. Ecco quello che abbiamo visto a Temple Bar. L'area, oggi nota come Temple Bar, in origine era una palude al lato del fiume Liffey e fino al 1537 era di proprietà dei monaci agostiniani. Deve il suo nome a Sir William Temple, che ne entrò in possesso nel 600, mentre il mito dei pub e dei bordelli nasce nel 1700, quando il quartiere diventa il cuore dei bassifondi dublinesi. Nell'Ottocento diventa zona commerciale e assume l'attuale, ecco quanto su bello ragazzi, dicevo, ne assume l'attuale volto carino e successivamente diventa centro di gallerie d'arte, di poeti e di tutta una vita bohemienne che però oggi, a dire il vero, non c'è più. La scomparsa dell'aura bohemienne e poetica di Dublino è un problema che un po', affligge tutta la città. E proprio mentre sto meditando su questa cosa, mi sto recando a vedere uno dei monumenti più particolari di Dublino, che è questo qui. Questo bizzarro monumento si chiama The Spire, ovvero la guglia, ed è un monumento costruito tra il 2002 e il 2003
per dare un messaggio di pace, luce e speranza. Ma voi sto messaggio l'avete capito? Una delle cose che mi è sempre piaciuta dell'Irlanda e degli irlandesi è il loro modo peculiare di coniugare una tradizione fortissima con l'innovazione, sia nel loro stile di vita, sia nel modo in cui addobbano la città. Ed è proprio quello che stiamo andando a vedere adesso in una rapida visita all'IMMA, ovvero il Museo di Arte Moderna Irlandese. Ma la cosa veramente positiva è che non fa per niente freddo. Si sta un amore e se penso il caldo che ho lasciato a Roma sono veramente contento. L'Irish Museum of Modern Art è ospitato in un bellissimo ex ospedale la cui fondazione risale alla fine del 600, ma sulle collezioni ho qualche dubbio. Allora, in sé questo museo di arte moderna non è niente di che. Si tratta essenzialmente di video installazioni, alcune carine, altre onestamente dimenticabili. Però quello che vale molto è sicuramente la struttura, molto bella e enorme e con un bellissimo giardino sul retro. A Dublino c'è un luogo magico, un posto che 15 anni fa ha accolto le mie notti di giovane uomo inquieto e pieno di domande e che oggi mi ha regalato la meravigliosa sensazione di volare attraverso un mare enorme di sapere e di cultura. Si tratta del Trinity College, forse una delle maggiori attrazioni turistiche di Dublino. Ma non ci siamo fermati qui, dato che, come vi ho detto, quello che mi piace dell'Irlanda è il modo in cui riesce a coniugare la tradizione con l'innovazione. Usciti dal Trinity College ci siamo fiondati su un treno DART per andare a vedere una delle moderne cattedrali del sapere, ovvero la Lexicon Library. Fondato nel 1591 dalla regina Elisabetta I, il Trinity College ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione della identità culturale anglo-irlandese. Architettonicamente si presenta come un conglomerato di edifici di origine settecentesca e ottocentesca che si riuniscono attorno a dei chiostri e a delle aree verdi, così come accade nei più importanti campus inglesi. Uno degli edifici più antichi e più celebri del college è sicuramente la biblioteca, con il suo tesoro di 200.000 volumi, tra cui il Book of Kells, il più antico libro presente in Irlanda. Immergiamoci in questo spettacolo. Allora, tutto molto bello, clima giovanile, sembra quasi di stare in un college movie che è pieno di giovani che bivaccano sul prato, è pieno anche di turisti. La long room della libreria, anzi della biblioteca, ormai io comincio a tradurre male l'inglese in italiano, la long room della biblioteca è veramente molto suggestiva e per tutti quelli che sono cresciuti con Harry Potter è veramente un luogo da visitare. C'è solo un problema: tutto questo costa 18 euro e 18 euro per un tour di 10 minuti, un quarto d'ora è veramente tanto, però vale comunque la pena,
Usciti dal Trinity College ci siamo fiondati su un treno della linea regionale DART per raggiungere il sobborgo di Dunlagoair, dove sorge la Lexicon Library, un imponente centro culturale progettato sul finire degli anni zero dall'architetto David Nessens e che è stato inaugurato nel 2014. Lexicon è una maestosa biblioteca che serve la locale comunità e che ha all'interno degli enormi spazi per congressi e lezioni. È stato subito inserito all'interno degli annuari di architettura tra gli edifici più belli del mondo. A noi che siamo abituati al sole e al mare di Napoli può sembrare strano, ma qui la gente fa il bagno. Diciamo che finalmente adesso questo posto comincia a somigliare alla vaghissima idea che ho dell'Irlanda. Ciò non toglie che comunque partene. E naturalmente, appena vedo il mare e le giostre, io non riesco a trattenermi dal fare qualche ripresa evocativa, un po' felliniana, dai, lo possiamo dire, passatemela, va? E per non perdere il feeling con l'architettura moderna, siamo andati a vedere come si è trasformata negli ultimi anni la vecchia area portuale di Dublino. Quello che è stato fatto in questa zona è veramente un miracolo, perché è stata riconvertita un'area portuale industriale ed è stata trasformata in un centro finanziario internazionale, nonostante i tremendi effetti della crisi finanziaria del 2008 sull'Irlanda. Se siete arrivati a questo punto del video senza mollarmi, e spero vivamente che lo abbiate fatto in tanti, vi starete chiedendo: ok, tutto molto bello, i libri, la biblioteca, l'architettura moderna, eccetera eccetera, ma che cosa c'è da vedere a Dublino? Ecco, restate qui perché adesso facciamo un giro per le strade del centro della città. Vero centro pulsante della zona nord di Dublino, O'Connell Street una volta era una delle strade più eleganti d'Europa. Oggi quella vecchia eleganza è stata travolta dalle fredde luci LED dei negozi monomarca, ma ciò non toglie che non ci siano edifici importanti, come questo qui. Questo è l'ufficio delle poste, che nel 1916 fu scelto dagli indipendentisti come quartier generale contro l'occupazione inglese. Oltrepassando il fiume Liffey attraverso l'O'Connell Bridge si giunge nel lato sud della città, dove ci sono edifici non meno importanti come quello della Banca d'Irlanda, con queste possenti colonne datate fine Settecento che danno poi il via all'ingresso a Grafton Street. Grafton Street è il vero centro commerciale di Dublino, una strada piena di negozi, boutique, caffè, spazi di arte, statua di Molly, eccola qui con cui Sergio si è appena fatta la foto, che un po' ci ricordano una sorta di Londra, una specie di piccola Londra in miniatura. Importantissimo il Bewley Café, quello che abbiamo appena visto, che ha una facciata che ricorda la lontana Africa. Ecco, qua Sergio si fa l'ennesima foto con l'ennesima statua per strada. Niente, sta città è piena di statue. Guarda, quando il tempo è bello, effettivamente girare a piedi per il centro di Dublino è un vero piacere. Il centro è piccolo, si tratta basicamente di due strade enormi che sono O'Connell Street e Grafton Street, si girano facilmente in poche ore,
e sono piene di meraviglia. Ogni angolo infatti nasconde una sorpresa, che sia un piccolo prato, che sia una statua, oppure, perché no, una bella vetrina addobbata. Ecco, tutta questa presentazione mi fa fare una riflessione sulla supposta poeticità di Dublino. Vedete, io credo che tutta questa poesia di questa città sia nient'altro che una scenografia sapientemente messa in scena dai locali per simulare qualcosa che è stato e che purtroppo non è più. Problema che, ahimè, accomuna Dublino a tante altre città europee che pian piano stanno perdendo la loro identità. Oh, e cammina, eccoci giunti nella zona del castello di Dublino. Certo, fa strano parlare di castello e trovarsi davanti una graziosa struttura risalente al XVIII secolo, che di castello ha solamente questa torre che risale al Medioevo, seguita poi da questo capriccio neogotico di una chiesa ottocentesca che ben poco ha a che fare con tutto il resto. Tuttavia, credetemi, un tempo questo è stato veramente un castello e poi è diventato un edificio amministrativo. Molto grazioso invece questo giardino in memoria dei poliziotti che sono morti mentre svolgevano il loro servizio. Ecco, questo è veramente bello, veramente grazioso. Ah, il verde di questo giardino mi ha finalmente riappacificato col concetto di Irlanda come isola verde. Che poi tu mi dirai, ma non è Ischia l'isola verde? Io ti rispondo che probabilmente le isole verdi nel mondo sono tantissime. Forse anche i portoghesi chiameranno le Azzorre le isole verdi, non lo so, ci informeremo. Ma adesso preparati, perché sta per arrivare uno dei momenti più esaltanti di questo viaggio, ovvero una spedizione che ho compiuto assieme ai miei amici sulla costa occidentale dell'isola, alla scoperta di paesaggi mozzafiato, un mare blu come il cielo, una antica abbazia, ma soprattutto delle scogliere che sono all'interno del patrimonio dell'umanità. In pratica, quello che stiamo facendo oggi è attraversare l'intera isola da est ad ovest per una lunghezza di circa 300 km, cosa abbastanza fattibile considerato che l'Irlanda ha una buona rete di strade che sono molto scorrevoli, ma soprattutto ha dei paesaggi mozzafiato che si palesano appena siete fuori da Dublino. Quindi tutto sommato è stato veramente un piacere fare questo viaggio. È stato un viaggio divertente, un po' perché la guida ci ha informato su tipo qualunque cosa ci sia di irlandese, ma soprattutto ho capito che tutto quello che fanno gli irlandesi lo fanno per andare in culo agli inglesi essenzialmente, tipo che quelli sono protestanti e loro sono cattolici e qui e lì. Ma finalmente siamo giunti a questi Cliff of Moher e c'è la nebbia, quindi. Però è parte della magia dello spettacolo. quindi non vedremo nulla. Non è vero che non vedremo nulla, vedremo delle cose che vedremo, però è tutto, diciamo, immerso in questa magica atmosfera. Detto questo, è stato anche divertente perché a un certo punto una ragazza giapponese si è sentita male e ha letteralmente palombato all'interno dell'autobus. Io gli ho chiesto pure come stava, se aveva bisogno di qualcosa. Quindi si è sparso un aroma di vomita e lei piangeva, poverina, e niente, quello ha dovuto spruzzare il profumo, insomma, tutta una storia. Detto questo, io andrei a vedere questo posto che, insomma, è la cosa per cui siamo qui poi.
vedere poi, quello che riusciamo a vedere. insomma. Le scogliere di Moher si estendono per 8 km con un'altezza massima di 200 metri a strapiombo sull'Oceano Atlantico e sono probabilmente al mondo uno dei più fulgidi esempi della potenza distruttiva del mare, che per anni ha eroso la costa andando a creare lo spettacolo che tra poco sto per mostrarvi. In antico gaelico irlandese, Cliff of Moher vuol dire scogliere della rovina. Assurda sta cosa. Ubriacati da tanta meraviglia, siamo saltati di nuovo a bordo del nostro autobus percorrendo la via del Barren. Il Barren è un enorme tavolato calcareo dalla superficie di 300 km², anch'esso unico al mondo. Lo spettacolo prodotto dalla natura durante la nostra visita alle scogliere di Moher è stato pazzesco. In poco più di 2 ore siamo passati dalla nebbia alla pioggia, al cielo terso, al sole caldissimo, cosa che è anche piuttosto rara da queste parti. Insomma, è come se un regista occulto avesse deciso che in quel tempo in cui noi eravamo lì avremmo dovuto provare tutte le condizioni climatiche presenti sul pianeta Terra, e ovviamente tutto questo ha reso la visita ancora e ancora più spettacolare. Ma le sorprese di questa giornata non sono finite. Ed infatti, per la mia gioia, il nostro viaggio sulla costa occidentale dell'Irlanda ci porta per un brevissimo tempo alla abbazia di Climacdag. Eccola qui, una abbazia fondata da San Colmano in persona nel VII secolo e poi abbandonata nel XIII secolo a causa dei saccheggi e delle distruzioni. Si tratta di un luogo tipicamente irlandese, con il cimitero pieno di croci celtiche, ma quelle che ci piacciono a noi, e soprattutto dalla particolarissima torre tonda che fu ristrutturata però nel 1879. Il sergente che ci sta guidando in questa giornata nella costa ovest irlandese ci ha concesso circa 1 ora e un quarto di tempo a Galway e io vi assicuro che non voglio perdere neanche 5 minuti. È un posto delizioso, una città che ha un tutt'altro sapore, un tutt'altro aspetto rispetto a Dublino. Vi dico, la sento molto vicina. Considerata da tutti la vera capitale culturale dell'Occidente irlandese,
Galway è una città relativamente recente, se consideriamo che il suo sviluppo urbanistico origina da un castello costruito e poi distrutto in zona alla foce del fiume Corrib, che dà anche il nome alla città, nel XII secolo, ma è nel XV secolo che la città conosce il suo primo sviluppo, grazie anche ad una oligarchia di mercanti che la regge, che la rende un centro mercantile. Non a caso la strada principale che stiamo percorrendo si chiama Shop Street ed accoglie tutt'oggi i visitatori con le sue vetrine scintillanti e i suoi colori accesi. Quella che abbiamo appena visto è la collegiata di San Nicola, la più grande chiesa medievale in Irlanda. Ma questo non è l'unico primato di Galway. Galway infatti è la città che mantiene viva la tradizione dell'antica lingua gaelica irlandese. Si stima infatti che il 20% degli abitanti della città e della sua contea parlino abitualmente questa lingua antichissima di origine celtica. Dopo 3 ore di autobus da Galway siamo tornati a Dublino. Qualcuno qui è andato via, eravamo partiti in 4, siamo tornati in 3. Questa visita ha mietuto delle vittime. 3. Ma hai visto come sono telegenico? È stato veramente pesantissimo. Che contate che siamo in piedi dalle ore 5 del mattino, però devo dire ne valsa assolutamente la pena. Ne è valsa la pena sì, anche perché se sono piuttosto convinto che questa sia stata la mia ultima volta a Dublino, sono anche altrettanto convinto che questa non è stata la mia ultima volta in Irlanda. I paesaggi meravigliosi che abbiamo appena visto, infatti, mi hanno acceso una enorme curiosità e sicuramente prima o poi finirò per tornarci. Intanto questo viaggio è finito, per cui io ti ringrazio per essere stato qui con me in questo video e ti do appuntamento al mio prossimo viaggio che sarà probabilmente subito. Ciao!